Quando si entra nel campo della fantascienza, si pensa sempre che viaggiare nel futuro sia la cosa più incredibile che si possa fare. In realtà però sarà abbastanza probabile viaggiare nel futuro in futuro. Basterà tra virgolette avvicinarsi ad un campo gravitazionale più intenso o viaggiare a grandissime velocità per far sì che il tempo scorra più lentamente rispetto a chi invece sarà rimasto sulla Terra. In questo modo, una volta tornati, ci troveremmo effettivamente nel futuro. Quello che invece è difficilissimo, per non dire impossibile, è viaggiare nel passato. Nessuno però ci vieta di osservarlo, il passato. E per osservarlo intendo letteralmente guardarlo, osservare con i nostri occhi ciò che è avvenuto in passato, come un film, che però è avvenuto realmente. Ricordo ancora la lampadina che mi si accese quando il professore a scuola ci spiegò che alcune delle stelle che vediamo in cielo, in realtà, potrebbero benissimo non esistere più. Infatti, visto che la luce viaggia ad una determinata velocità, richiede tempo affinché ci raggiunga. Ne consegue che ciò che osserviamo nello spazio è in pratica una versione vecchia della realtà. Ad esempio, se una stella che si trova a 20 anni luce da noi esplodesse, noi ce ne renderemmo conto solo dopo 20 anni, proprio perché la luce da essa partita impiegherebbe quel tempo per raggiungerci. In un certo senso, quindi, come avrete capito, per poter guardare nel passato, basta alzare gli occhi e osservare il cielo stellato, o anche solo guardare qualcosa che si trova a mezzo metro da noi. La parte affascinante di tutto ciò, però, è che se questo vale per noi, vale anche per gli osservatori esterni. Mi spiego meglio. Se qualcuno posizionato a un anno luce da noi osservasse il nostro pianeta, ne vedrebbe una versione vecchia di un anno. O ancora meglio, se fosse posizionato a 65 milioni di anni luce da noi, potrebbe vederla quando era ancora abitata dai dinosauri. E, con un telescopio abbastanza potente per non dire fantascientifico, potrebbe addirittura vedere un T-Rex. Dall'alto, però potrebbe vederlo. E sia chiaro, ciò che vedrebbe non sarebbe una rappresentazione grafica o una rielaborazione, vedrebbe proprio la realtà, cioè potrebbe letteralmente osservare i dinosauri veri e propri. E sta cosa a me mi manda il cervello in subbuglio. Il fatto che si potrebbero osservare cose avvenute nel passato è da pazzi. Farebbe sì che cose non più esistenti in realtà, in un certo senso, esisterebbero ancora. Se io adesso uscissi di casa, un po' di luce rimbalzerebbe su di me, tornerebbe nello spazio e, a meno che non vada a colpire qualcosa, viaggerebbe all'infinito. Quindi anche dopo che sarò morto, in un certo senso, esisterò ancora. Ma esiste anche una luce che sta viaggiando nello spazio che contiene l'immagine di noi, di quando eravamo ancora bambini, di quando abbiamo fatto il tragitto per andare a scuola il primo giorno. Cioè, per assurdo, se fossimo venuti alla luce all'aperto, in un giorno senza nuvole, potremmo osservare dallo spazio la nostra stessa nascita. Potremmo osservare cari ormai defunti quando erano ancora in vita. Potremmo proprio vedere loro, cioè non una rappresentazione, ma proprio loro in carne ed ossa quando erano ancora vivi, o quantomeno la loro immagine, ma potremmo vederli, capito? Dall'alto, ovviamente, da una distanza di anni luce, ovviamente, sia chiaro con questo telescopio fantascientifico, come vi dicevo, però potremmo ad esempio rivedere le guerre del passato, le battaglie, le rivoluzioni. Vuoi rivedere il Medioevo? Facilissimo, proprio facilissimo, basta posizionarsi a 1000 anni luce dalla Terra e osservarla con questo ipertelescopio. Potremmo anche rivedere il Colosseo per come era al suo massimo splendore, anzi, perché no, potremmo anche vedere, sempre dall'alto, un incontro fra gladiatori. O vedere il Titanic mentre partiva per il suo primo ed ultimo viaggio. O magari potremmo dare una sbirciata al Santo Sepolcro per vedere com'è andata veramente. Insomma, una marea di verità verrebbero alla luce in questo modo. E da qui il poter risolvere i crimini, casi ancora aperti, insomma, casi irrisolti. Basterebbe infatti, se ci pensate, andare ad osservare la luce che ha rimbalzato sulla scena del crimine mentre veniva commesso. Ad esempio, volete sapere com'è andata a Garlasco? Facile, facilissimo proprio, sempre teoricamente parlando. Basterebbe posizionarsi a quasi 20 anni luce dalla Terra, sempre rispettando quindi il giorno e l'ora esatta, e dall'alto potremmo osservare esattamente chi è entrato e uscito da quella villa quella mattina, proprio senza ombra di dubbio. Avremo la prova definitiva. O anni fa è stata rapita una ragazza? Stessa cosa. Potremmo seguirla da quando è uscita di casa e osservare letteralmente dove si è interrotto il suo percorso, chi è che ha cambiato il corso degli eventi quell'esatto giorno.
Cioè, per quanto assurdo possa sembrare, il concetto è che la verità esiste. È questa la cosa che mi affascina. La verità su tutti questi casi irrisolti esiste e sta viaggiando ora nello spazio. Se ci pensate, è un po' come avere una telecamera che riprende qualsiasi cosa avvenga all'aperto. Ovviamente fin tanto che è giorno e il cielo è terzo, però il fatto che una parte della luce che rimbalza su ogni cosa torna nello spazio fa sì che ci sia come una telecamera che riprende costantemente ogni cosa, da sempre e per sempre. Tu dici, io 10 anni fa mi sono fatto una corsa nudo nel bosco e non mi ha visto nessuno. Sì, o dici tu che non ti ha visto nessuno. Intanto una parte della luce che quel giorno ha colpito le tue belle chiappe chiare è tornata nello spazio e sta viaggiando. Poi magari un giorno qualcuno la intercetterà e si godrà questa bella scena. Insomma, occhio a quello che fate nei boschi, quando è giorno il cielo è terzo. Insomma, credo che il concetto sia chiaro. Ovviamente però non avrei definito questo video fantascientifico se non richiedesse una buona dose di fantasia. Fantasia che non manca di certo a quelli della Marvel. Marvel che, pensate un po', ha realizzato un fumetto in collaborazione con NordVPN. Can the Avengers defeat a foe who can adapt and mimic their own powers and abilities? NordVPN and the Avengers. Are you ready to join the fight? Come vedete, quelli di NordVPN non stanno mai con le mani in mano, sempre intenti ad occuparsi di privacy e sicurezza. Per quanto riguarda la privacy, grazie alla loro VPN, potrete connettervi ad internet attraverso una connessione protetta, connessione che ha un suo IP dedicato e che quindi farà sì che il vostro indirizzo e i vostri dati personali non saranno più alla mercé di tutti. Inoltre ogni dato del vostro traffico online sarà crittografato, quindi reso illeggibile per chiunque altro. Il tutto su ben 10 dispositivi contemporaneamente, che siano PC, Mac, Smart TV, smartphone e così via. Ma anche sotto il punto di vista della sicurezza potrete stare tranquilli, infatti in base al piano che sceglierete potrete avere anche il Dark Web Monitor, la protezione dai malware, utilissima anche quella ovviamente, il Password Manager, lo spazio di archiviazione cloud crittografato, oltre a molti altri servizi, senza dimenticare lo sconto più ben 4 mesi gratis sui piani biennali, semplicemente utilizzando questo codice sconto o andando a questo link che trovate anche in descrizione e navigando sul sito potrete leggere anche il fumetto realizzato con Marvel. Detto questo però, continuiamo! Allora iniziamo a distruggere questo bel film che mi ero fatto in testa. Come detto, per poter osservare un evento avvenuto 20 anni fa, dovremmo posizionarci a 20 anni luce dalla Terra. E ipotizzando di poter viaggiare quasi alla velocità della luce, proprio ipotizzando, impiegheremmo comunque 20 anni per raggiungere il punto di osservazione, quindi una volta posizionato questo ipertelescopio, ciò che vedremmo sarebbe semplicemente la Terra dopo che siamo partiti, no? Cioè la luce che a noi serviva osservare era già partita 20 anni prima che noi partissimo. Mentre noi viaggiavamo, anche lei viaggiava e quindi continuava a trovarsi comunque 20 anni luce avanti a noi. Quindi è proprio impossibile raggiungerla, acciuffarla questa luce. Senza contare che, come dicevo all'inizio, più si viaggia velocemente, più il tempo scorre in maniera differente. Quindi, una volta tornati sulla Terra per condividere questi risultati, magari sarebbero passati secoli, se non millenni. Vabbè, visto che però la fantascienza in questo video non manca, ipotizziamo l'esistenza degli wormholes, che ci farebbero andare istantaneamente a 20 anni luce dalla Terra. A quel punto sì, potremmo intercettare la luce partita dalla Terra 20 anni fa e quindi osservare eventi avvenuti in passato. Ah, che bello! Finalmente possiamo iniziare questa carriera fantascientifica da Astro Detective. Che bello! Che a te chiamano, no? Che ormai tu sei Astro Detective, no? Dice, guardi, c'è un caso irrisolto dall'85. Il sospettato si professa innocente. 85. E che problema c'è? Inviatemi subito un ipertelescopio a 40 anni luce da noi, così vediamo com'è andata veramente. Dice, guardi, però il crimine è successo da notte. Da notte è successo? Non si può fare niente, mi dispiace. Dice, ma come? Astro Detective? Proprio lei non può fare niente. Abbiamo speso 84 mila miliardi di dollari, adesso che glielo dice? Insomma, deve essere all'aperto. E di giorno ovviamente, ok? Oppure non so, magari ci sono degli alieni che hanno questi ipertelescopi e stanno registrando tutto da secoli. E quindi quando li incontreremo magari
potranno consegnarci tutto questo bel registrato, anche con la faccia un po' schifata, tutto questo bel registrato di tutte le porcate che abbiamo fatto di giorno e all'aperto nel corso dei secoli. Insomma, per chi gradisce la fantasia, il video finisce qui. Per i guastafeste invece, per quelli che vogliono sapere la verità, la realtà è che per poter avere anche solo una foto ad alta risoluzione di un pianeta che si trova a 20 anni luce, servirebbe un telescopio con un diametro di 15.000 km, capito? Robetta proprio. In pratica, la grandezza della lente di un telescopio determina la sua risoluzione, proprio perché più è grande e più luce potrà ricevere. Motivo per cui quando Schiaparelli osservò Marte, scambiò i solchi sul terreno per canali, ipotesi che poi diede vita a un secolo di speculazioni riguardo la vita aliena su Marte. Ecco, questo avvenne proprio perché aveva un telescopio con un diametro di soli 22 cm, quindi con una bassa risoluzione, non poteva vedere chiaramente quello che stava osservando. Cioè non è che era lui che era ciecato, poraccio, era colpa del telescopio. Senza contare che dopo una certa grandezza le lenti iniziano a non essere più affidabili, quindi al giorno d'oggi utilizziamo degli specchi di fronte ai telescopi, ok? Però comunque anch'essi di dimensioni, insomma, contenute. Considerate che ne stanno costruendo uno grandissimo in Cile, con uno specchio largo ben 39 metri e chiamato letteralmente telescopio estremamente ampio, grande, grosso, no? Fanno i coatti, c'è un telescopio grosso. Cioè, quindi se quello si chiama grosso, pensate come dovremmo chiamare quello con un diametro di 15.000 km necessari per poter vedere la Terra da 20 anni luce di distanza. Insomma, 15.000 km è più grande del diametro della Terra. Capite da soli, insomma, che neppure la fantascienza potrebbe concepire un'opera simile. Soltanto la capoccia mia poteva concepire una cosa del genere. E qui parliamo di 20 anni luce, che praticamente è niente, ma se cominciamo a parlare di milioni di anni luce necessari per poter vedere i dinosauri, no? Come vi dicevo prima, servirebbero telescopi con un diametro di anni luce, cioè talmente grandi che collasserebbero su loro stessi vista la massa che avrebbero, cioè anche col rischio di creare un buco nero. Insomma, finiti i sogni di gloria, non si può fare sta cosa. E voi direte, vabbè, allora perché sceglie tutta sta storia se non è possibile realizzarla? Beh, è facile. Uno, perché comunque è bello viaggiare con la fantasia, a me sta cosa mi intrippano il cervello. E due, perché resta comunque reale il concetto di base, cioè ok, non abbiamo la possibilità di osservarla quella luce, però comunque resta il fatto che esiste. Cioè esiste la luce che ha colpito gli interpreti di tutti quegli eventi di cui vi ho parlato prima, anche dei crimini, e sta viaggiando ora nello spazio. Quindi seppur non è osservabile, la verità su tutti questi casi irrisolti esiste. Ad ogni modo, però, ogni buon racconto di fantascienza che si rispetti ha anche un colpo di coda, no? Un colpo di coda finale, un ultimo barlume di speranza. Infatti c'è un fenomeno che avviene nello spazio e che potrebbe cambiare le carte in tavola, e cioè le lenti gravitazionali. Ipotizzate per la prima volta da Albert Einstein, si basano sul concetto che la traiettoria della luce può essere curvata dalla gravità. Quindi quando la luce passa vicino ad un oggetto massiccio, viene deviata, vedete? Creando una specie di effetto lente, proprio perché concentra in un'unica linea tutta quella luce che altrimenti si sarebbe allontanata. In questo modo una buona parte del nostro problema verrebbe effettivamente risolto. Infatti, sempre parlando in maniera teorica, si potrebbe utilizzare il Sole come lente e osservare ad esempio gli esopianeti, cioè i pianeti che potrebbero ospitare la vita. Considerate che grazie ai telescopi attualmente in uso, questi esopianeti non risultano più grandi di un pixel, che sembra robetta, però in realtà è un'impresa pure quella, però un pixel, cioè che voi vedete, giusto per dire che hai visti. Con questa tecnica invece avremmo una risoluzione talmente incredibile che potremmo verificare la presenza di acqua, di continenti, di illuminazione e quindi eventualmente di città e quindi di vita su questi esopianeti. Certo, però, per poterlo fare, pure qui mo arriva al bagno di realtà, per poterlo fare dovremmo posizionarci in un punto nello spazio che è almeno 14 volte più distante di Plutone, visto che è lì che inizia la linea focale di questa lente gravitazionale creata dal Sole, cioè il punto in cui inizia a concentrarsi tutta questa luce, ok? Per darvi un'idea, è 550 volte la distanza fra noi e il Sole, insomma, un'impresa titanica. Però se ci riuscissimo, e non è detto che in futuro non ci riusciremo, avremmo l'equivalente di un telescopio con una lente grande quanto il Sole. Cioè, riuscite a immaginare che risoluzione avremmo?
con un sensore di un solo metro potremmo osservare una regione di ben 10 km, è incredibile. Certo, per poter però osservare la Terra anche sfruttando una lente gravitazionale dovremmo comunque confrontarci con tutti i problemi di cui vi ho parlato prima, no? Poter raggiungere quei punti, insomma è un casino oltre a una marea di altri problemi, perché non è mica facile sfruttare queste lenti gravitazionali. Però ecco, la scoperta di queste lenti gravitazionali e anche la loro osservazione, avvenuta di recente anche con i telescopi Webb e Hubble, ci fa capire che non è detto che un domani non vengano scoperte nuove tecniche, nuove scorciatoie, nuovi metodi e chissà, magari un giorno saremo effettivamente in grado di osservare eventi passati avvenuti sulla Terra ed avviare finalmente questa attività di detective astronomici fantascientifici. Allora, dopo la fantascienza, perché ancora non ho finito io con le stranezze oggi, dopo la fantascienza voglio concludere con altri due metodi particolari, sempre però per risolvere crimini. Allora, uno è un metodo più carino e l'altro invece è più macabro. Voi direte, questo è quello macabro. No, questo è quello carino, pensate come sarà quello macabro. Ad ogni modo, queste case delle bambole a tinte horror tutto sono tranne che un gioco. Pensate che per decenni sono state utilizzate per addestrare gli investigatori negli Stati Uniti. Sono circa una ventina e sono state realizzate tra gli anni 40 e 50 da Frances Glessner Lee, la prima donna a diventare capo della polizia negli Stati Uniti, insomma una persona che sapeva quello che faceva. Infatti ognuno di questi diorami rappresenta una vera scena del crimine, ognuna con la sua storia, con i suoi dettagli, con il suo crimine da risolvere. Ogni dettaglio è stato riprodotto e niente è stato lasciato al caso. Ad esempio, questa macchia non è stata messa lì a caso e anche la forma non è fatta a caso. Gli eventuali schizzi, la direzione di questi schizzi, ogni cosa ha un senso, quindi l'osservazione di ogni dettaglio è fondamentale. Infatti lo scopo non è tanto quello di risolvere il caso, ma quello di raccogliere prove, osservare i dettagli, scrivere un rapporto. In pratica è un po' come stare sulla scena del crimine, seppur in miniatura. Oggi sono per lo più materiale da museo, però considerate che fino al 99 sono state utilizzate ad Harvard. Questo giusto per farvi capire quanto valido è stato questo metodo di addestramento. Concludiamo ora con il metodo più macabro per risolvere i crimini, ovvero l'optografia. Questo metodo è incredibile, ragazzi, ma si basa sul concetto che nella retina dell'occhio è presente la rodopsina, cioè un pigmento fotosensibile. Avrete sicuramente sentito il termine fotosensibile in relazione alle pellicole fotografiche, no? Pellicole che, proprio perché cosparse di soluzioni fotosensibili, fanno sì che la luce che le colpisce resti impressa su di esse. Ecco, con l'optografia il concetto è lo stesso, solo che ad essere fotosensibile non è la pellicola, ma questo pigmento presente nell'occhio. E da qui la macabra idea: si potrebbe sezionare ed osservare l'occhio delle vittime per vedere l'ultima cosa che hanno visto, e cioè il volto dell'assassino. Genio, geniale, roba proprio da film, una cosa incredibile, spettacolare. Quindi alla fine dell'Ottocento un fisiologo tedesco iniziò le prime sperimentazioni, prima con dei conigli. Questo ad esempio è il risultato dopo che il coniglio, prima di morire, ha fissato una finestra. E successivamente è stato fatto anche con gli esseri umani, nello specifico con un condannato. Pensate che a quanto pare, sottolineo a quanto pare, nel 1888 la polizia tentò di estrarre un optogramma dagli occhi di una delle vittime di Jack lo Squartatore. Una cosa da film pure questa. Però comunque, complice il fatto che coi mezzi dell'epoca non era facile operare con precisione, la tecnica venne abbandonata e, seppur rispolverata nel 1975 con strumenti più avanzati, venne definitivamente abbandonata vista l'impossibilità di avere risultati accettabili. Cioè, la teoria è bella, tutto bello, però la pratica è un po' diversa. Cioè, non è che basta un attimo per imprimere l'immagine su questo pigmento, non è esattamente come una pellicola, servono molti minuti, no, fissi su questa cosa, non è che l'assassino sta lì a fissate per 10 minuti, capito? E comunque il risultato rimane davvero poco chiaro, inutilizzabile come prova, però ecco, il concetto di base, l'idea di base resta valida, oltre che, a parer mio, incredibilmente affascinante. Quindi questo è quanto, belli miei, spero di aver stimolato le vostre sinapsi. Adesso uscite e andate a risolvere i casi, però mi raccomando, occhio a quello che fate, se fate impicci fateli o de notte o quando è nuvoloso, ok? Prendete note, Dai, su pure per oggi è tutto, belli miei, ci vediamo al prossimo video, un saluto!